Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eurartesim Alfa Sigma SPA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Eurartesim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eurartesim durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Eurartesim? Eurartesim è un farmaco a base del principio attivo piperachina più didroartemisinina, appartenente alla categoria degli antimalarici e nello specifico artemisina e derivati, in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Alfa Sigma SPA. Eurartesim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Eurartesim 320 mg più 40 mg 12 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alfa Sigma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: piperachina più didroartemisinina. Gruppo terapeutico: antimalarici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Eurartesim è indicato per il trattamento della malaria da Plasmodium falciparum non complicata, negli adulti, adolescenti, bambini e neonati di 6 mesi di età e oltre di peso pari o superiore a 5 kg. Gli orientamenti ufficiali sull'uso opportuno di medicinali antimalarici devono essere considerati. Posologia. Posologia. Eurartesim deve essere somministrato nell'arco di 3 giorni consecutivi, per un totale di 3 dosi, assunte ogni giorno alla stessa ora. Il dosaggio deve basarsi sul peso corporeo, come indicato nella tabella seguente. Peso corporeo kg. Dose giornaliera mg. Dosaggio della compressa e numero di compresse per dose PQP. Artenimolo da 5 a 7 80 10 a mezzo. Compresse da 160 mg 20 mg da 7 a 13 160 20 1. Compresse da 160 mg 20 mg da 13 a 24 320 40 1. Compresse da 320 mg 40 mg da 24 a 36 640 80 2. Compresse da 320 mg 40 mg da 36 a 75 960 120 3. Compresse da 320 mg 40 mg da 75 a 100 1280 160 4. Compresse da 320 mg 40 mg. Non vi sono dati su cui basare una raccomandazione posologica in pazienti di peso 100 kg. Se il paziente vomita entro 30 minuti dall'assunzione di Eurartesim, deve essere nuovamente somministrata l'intera dose. Se il paziente vomita entro 30-60 minuti, deve essere risomministrata metà dose. La risomministrazione di Eurartesim non deve essere tentata più di una volta. Se compare il vomito dopo la seconda dose, deve essere istituita una terapia antimalarica alternativa. Se una dose viene saltata, deve essere assunta non appena possibile e il regime di assunzione raccomandato deve essere continuato fino al completamento dell'intero ciclo di trattamento. Non vi sono dati su un secondo ciclo di trattamento. Non possono essere somministrati più di 2 cicli di Eurartesim in un periodo di 12 mesi, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 3. Un secondo ciclo di Eurartesim non deve essere somministrato nei 2 mesi successivi al primo ciclo, a causa della lunga emivita di eliminazione di piperachina, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazioni speciali. Anziani. Gli studi clinici di Eurartesim compresse non hanno incluso pazienti di età pari o superiore a 65 anni, pertanto non è possibile rilasciare raccomandazioni posologiche. Considerando la possibilità di una riduzione della funzione epatica e renale associata all'età, non c'è copyright il potenziale di cardiopatie, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4, si deve usare cautela nella somministrazione del medicinale agli anziani. Insufficienza epatica e renale. Eurartesim non è stato valutato nei soggetti con insufficienza epatica o renale moderata o grave. Si raccomanda pertanto cautela nella somministrazione di Eurartesim a questi pazienti, vedere paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Eurartesim nei neonati di età inferiore a 6 mesi e nei bambini di peso inferiore a 5 kg non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili per questi sottoinsiemi di popolazioni pediatriche. Modo di somministrazione. Eurartesim deve essere assunto per via orale, con acqua e senza cibo.
Ciascuna dose deve essere assunta almeno 3 ore dopo l'ultima assunzione di alimenti. Non devono essere assunti alimenti nelle 3 ore successive a ciascuna dose. Per i pazienti non in grado di inghiottire le compresse, come neonati e bambini piccoli, Eurartesin può essere frantumato e miscelato con acqua. La miscela deve essere usata subito dopo la preparazione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Malaria severa secondo la definizione dell'OMS. Anamnesi familiare positiva per morte improvvisa o per prolungamento congenito dell'intervallo QTc. Prolungamento congenito noto dell'intervallo QTc o qualsiasi condizione clinica nota per prolungare l'intervallo QTc. Anamnesi positiva per aritmie cardiache sintomatiche o con bradicardia clinicamente rilevante. Qualsiasi disturbo cardiaco predisponente ad aritmia, come ipertensione grave, ipertrofia ventricolare sinistra, inclusa cardiomiopatia ipertrofica, o insufficienza cardiaca congestizia, accompagnata da ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra. Squilibri elettrolitici, in particolare ipocaliemia, ipocalcemia o ipomagnesiemia. Assunzione di medicinali noti per prolungare l'intervallo QTc. Questi comprendono, a titolo non esaustivo, antiaritmici, ad esempio amiodarone, disopiramide, dofetilide, ibutilide, procainamide, chinidina, idrochinidina, sotalolo. Neurolettici, ad esempio fenotiazine, sertindolo, sultopride, clorpromazina, aloperidolo, mesoridazina, pimozide o tioridazina. Medicinali antidepressivi. Alcuni medicinali antimicrobici inclusi medicinali delle seguenti classi: macrolidi, ad esempio eritromicina, claritromicina, fluorochinoloni, ad esempio moxifloxacina, sparfloxacina, medicinali antimicotici imidazolici e triazolici e anche pentamidina e saquinavir. Alcuni antistaminici non sedativi, ad esempio terfenadina, astemizolo, mizolastina, cisapride, droperidolo, domperidone, bepridil, difemanil, probucol, levomitadil, metadone, alcaloidi della vinca, arsenico triossido. Trattamento recente con medicinali noti per prolungare l'intervallo QTc, che potrebbero essere ancora presenti nella circolazione nel momento in cui viene iniziata l'assunzione di Eurartesin, ad esempio meflochina, alofantrina, lumefantrina, clorochina, chinino e altri medicinali antimalarici, tenendo conto della loro emivita di eliminazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Eurartesin non deve essere usato per il trattamento di malaria falciparum severa, vedere paragrafo 4.3, e, a causa dell'insufficienza dei dati, non deve essere usato per il trattamento di malaria, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Eurartesin ha controindicato nei pazienti che già assumono altri medicinali noti per prolungare l'intervallo QTc a causa del rischio di interazione farmacodinamica, che comporta un effetto additivo sull'intervallo QTc, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eurartesin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eurartesin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Esistono dati insufficienti sull'uso di artenimolo e piperachina nelle donne in gravidanza. Sulla base dei dati sugli animali, si sospetta che Eurartesin causi gravi malformazioni al feto quando vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I dati sugli eventi avversi raccolti negli studi clinici suggeriscono che Eurartesin non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, una volta che il paziente ha superato l'infezione acuta. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Eurartesin è stata valutata in 2 studi di fase II in aperto, che hanno coinvolto 1239 pazienti pediatrici fino a 18 anni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, 9 pazienti hanno ricevuto una dose cumulativa di Eurartesin doppia rispetto a quella destinata. Il profilo di sicurezza di questi pazienti non ha risultato differente da quello dei pazienti che hanno ricevuto la dose raccomandata e nessun paziente ha segnalato eventi avversi seri, SAE. In caso di sospetto sovradosaggio, deve essere istituita una terapia sintomatica e di supporto, come opportuno, incluso il monitoraggio ECG, a causa del possibile prolungamento dell'intervallo QTc, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiprotozoari, antimalarici, artemisinina e derivati, associazioni, codice ATC, P01BF05. Effetti farmacodinamici. Artenimolo è in grado di raggiungere concentrazioni elevate all'interno degli eritrociti attaccati dai parassiti.
Si ritiene che, proprietà farmacocinetiche, i profili di farmacocinetica di artenimolo e di piperachina sono stati studiati in modelli animali e in diverse popolazioni umane, volontari sani, pazienti adulti e pazienti pediatrici. Assorbimento. Artenimolo viene, dati preclinici di sicurezza, tossicità generale. I dati in letteratura riguardanti la tossicità cronica di piperachina nel cane e nella scimmia indicano una certa epatotossicità e una lieve depressione reversibile della conta leucocitaria totale. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Amido pregelatinizzato. Destrina. Ipromellosa, E464. Crosscarmellosa sodica. Magnesio stearato, E572. Film di rivestimento. Ipromellosa, E464. Titanio diossido, E171. Macrogol 400. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.